Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza, oggi vi presento la Hyundai Nexo. Oggi siamo qui grazie ad Autostrada del Brennero SPA che ci ha prestato la Nexo per un giorno. Hyundai Nexo è un'auto ad idrogeno. Pochissime case costruttrici hanno prodotto auto ad idrogeno e questa è una delle prime in Italia. Questa macchina è dotata di 3 bombole per lo stoccaggio a 700 bar dell'idrogeno di circa 6,6 kg. La macchina è mossa da un motore a trazione interiore elettrico, completamente elettrico, da 163 cavalli. Ha una batteria da 1,5 kW per stoccare l'energia della frenata rigenerativa e per dare quella energia in più al motore che ha bisogno per lo spunto. Pesa 2 tonnellate, ma è un'auto elettrica e si muove quindi molto rapidamente. Cerchiamo la levetta. Eccola lì. Opla. Quest'auto è altamente tecnologica. Questa è la fuel cell. Entra idrogeno, preleva l'aria dall'ambiente ed esce energia elettrica. Come le auto elettriche, anche questa non ha gli scarichi, anzi in realtà ce l'ha, perché in effetti scarica acqua. Già. Questa è la chiavetta, si accende da qui e come vedete c'è una specie di Samman, quindi avanti e indietro, e parcheggia pure da sola. Cosa dite? Andiamo a fare un giro? La prima cosa che si nota salendo su quest'auto è la qualità degli interni, assolutamente invidiabile. Parlando da un teslaro, quindi da una persona che ha una Tesla, devo dire che la qualità costruttiva degli interni è veramente molto alta. Siamo al pari di un Mercedes o di una Lexus, comunque le plastiche sono molto morbide, la plancia è ben organizzata, devo dire. Mi stavano facendo notare forse viene a inquadrare qui sotto, forse qui sotto potevano organizzarla in maniera leggermente differente, però trovo abbastanza comodo anche per il fatto che posso comunque appoggiare il braccio anche sulla plancia. Nella macchina ci sono diverse telecamere, come potete vedere, sia davanti, dietro, il surrounding, quindi tutto quello che circonda la macchina viene rappresentato nel display all'estrema destra ed è molto utile ed è una cosa che dovrebbero avere tutte le auto, a parer mio. Sì, è veramente fatto molto bene. Saliti su quest'auto non c'è nulla da fare di particolare, la macchina può essere utilizzata subito, non c'è bisogno di scaldare il motore perché il motore è elettrico e l'idrogeno, la produzione diciamo dell'energia è immediata. Ok, allora parliamo dell'infotainment. Io provenendo da un'auto che ha un infotainment, diciamo il migliore su piazza, sono sempre molto attento agli infotainment delle auto e devo dire che questo mi ha particolarmente sorpreso. Si può utilizzare in 2 modi l'infotainment, con la manopola, con il pulsante e anche volendo con il touchscreen e devo dire che è veramente molto reattivo. La parte più interessante, forse se vogliamo vedere, è appunto lo stato della cella di combustione di idrogeno e la gestione, il serbatoio, eccetera. È molto bello. Qui c'è una rappresentazione di come funziona l'auto in questo momento. Vedete, in movimento cambia, perché prima stavano andando ad alimentare la batteria, ora invece alimenta direttamente il motore elettrico. Allora, questa è una delle 4 auto ad idrogeno di Autostrada del Brennero SPA.
e l'unico problema dell'idrogeno in questo momento in Italia è che esiste un solo distributore aperto al pubblico che è capace di erogare idrogeno a 700 bar, e ora stiamo proprio andando lì per vedere come si rifornisce un'auto di idrogeno. I sedili sono termoriscaldati e anche raffreddati e devo dire che sono molto molto confortevoli, e in questo momento io sono un pascià, sono proprio un passeggero contento, devo dire. Allora, adesso siamo con un utilizzatore, diciamo, di quest'auto, quindi che ha fatto diversi chilometri. E come ti sei trovato con quest'auto di idrogeno? No, la macchina ha delle buone prestazioni, non ha nulla da invidiare alle altre, è molto comoda, silenziosa, in autostrada soprattutto si viaggia molto bene e ha tutto un sistema di controlli che effettivamente ti fa sentire anche molto sicuro e concentrato sulla guida, sapendo che il supporto tecnologico Ti dà una mano. mi dà una mano. Quindi ha il keep lane assist, quindi ti mantiene dentro nella corsia, mantiene la distanza di sicurezza dall'auto che c'è davanti, puoi utilizzare il cruise control, tutta una serie di cose molto, molto, molto tecnologiche e che sicuramente aiutano come assistente alla guida. In più, essendo a idrogeno, ha la mappatura al suo interno di tutti i centri di distribuzione di idrogeno e quindi si geolocalizza e mi fa sapere quanto distante ho il distributore, il prossimo distributore, quanta autonomia ho e quanto è distante il prossimo distributore. Allora, questa ha tre, se non mi sbaglio, ha tre bombole da 6,6 kg, ok? In 6 kg quanti chilometri riusciamo a fare più o meno? Allora, lei ha un'autonomia di 600 km più o meno, a seconda dei consumi. Ovviamente si deve stare su una velocità che non supera i 110 km/h per rispettare queste stime. La stima dei 600 km, sì. Diciamo. Però in media 450-500 km si fanno. Sì. Noi come società riusciamo ad utilizzarla abbastanza, almeno nel tratto che va da Bolzano a Trento a Verona, avendo come unico punto di riferimento Bolzano, ma riusciamo a muoverci. Andate e tornate tranquillamente. Esattamente. Quanto è lunga l'autostrada? 314 km. 314, quindi dovreste riuscire a fare andata e ritorno. Teoricamente sì, considerando che autostrada e quindi che la velocità di crociera è più vicina ai 130, si fa un po' fatica, però non rischiamo nemmeno, però certo. Potenzialmente sì. Hai notato dei limiti nella guida a idrogeno oppure è come guidare un'auto classica? No, è assolutamente come guidare un'auto classica, anzi, avendo il motore elettrico ha una ripresa e una risposta ancora più importante. Sì. Quindi è assolutamente un'ottima macchina. Ecco, da qui è possibile anche vedere lo stato dei 3 serbatoi ad idrogeno, la temperatura, la pressione e lo stato del serbatoi. Tutto ok, per fortuna. Prossima fermata, Multi Energy H2 Station. Eccoci, siamo arrivati al centro di rifornimento a Bolzano, che è l'unico in Italia capace di erogare idrogeno a 700 bar. Per entrare in questo centro di rifornimento, che non è presidiato, bisogna essere formati, quindi bisogna fare un corso e dopo aver fatto un corso vi danno un telecomandino, voi potete entrare e fare il rifornimento autonomamente, altrimenti dovete telefonare ad un numero, un incaricato verrà e vi farà lui il rifornimento. Ora siamo con Daniel, responsabile della flotta delle auto di idrogeno di Autostrade SPA, che lavora per il centro di stoccaggio e produzione dell'idrogeno, e ora vediamo come si riempie un'auto idrogeno. Esatto, un'operazione abbastanza semplice con la pistola e poi si fa attivare, si attiva. Ok, Wow. Adesso
Ci sono un po' di test con la una comunicazione infrarossi tra auto e stazione, Ok. che si scambiano dei dati, temperatura, pressione, eccetera, e se è tutto a posto parte il rifornimento. Parte il rifornimento. Esatto. Più o meno ci vogliono quanti minuti? Se l'auto è vuota, 4 ai 5 minuti, insomma. Pochissimo. Sì, sì. Praticamente l'idrogeno sta risolvendo il problema delle auto elettriche che in questo momento per ricaricare ci impiegano Ci tanto impiega. tempo. Esatto. È uno dei grandi vantaggi. È uno dei grandi dell'idrogeno. vantaggi, assolutamente. E poi dopo Daniel ci spiegherà come funziona lo stoccaggio e anche la produzione dell'idrogeno. Ma questo lo vediamo in un prossimo video. Oh, senti che rumore? Bene ragazzi, per oggi è tutto. Ora riempiamo di idrogeno la nostra bellissima Hyundai Nexo e noi ci vediamo al prossimo video dove vi spieghiamo come si produce l'idrogeno e come viene stoccato. Se vi piace questo video, mi raccomando, lasciate il like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!